Ma quanto ci piacciono i panzerotti? Lo so, sono un po' lunghi da preparare, c'è la lievitazione. Invece oggi ne prepariamo un tipo fatto con la carne, molto veloce, altrettanto goloso e anche ripieno. Iniziamo con l'impasto appunto di questi panzerotti particolari. Io ho usato carne di tacchino, può essere carne di pollo macinata, ma può essere anche carne di maiale, di manzo, quella che volete. Quindi carne di tacchino tritata, formaggio grattugiato, anche qui parmigiano, grana, pecorino, metà e metà, come volete. Mollica di pagnotta, questo è molto importante. Un uovo. Aggiungo un po' di paprika affumicata, queste spezie sono facoltative, potete metterle come non metterle, un po' di aglio in polvere, potete anche schiacciare uno spicchietto di aglio fresco al posto di quello in polvere e un po' di pepe nero macinato. Ovviamente un pizzico di sale, non ne metto troppo perché già c'è comunque il formaggio che è abbastanza saporito. Guantino e adesso impastiamo. Ecco, questa sarà la base del nostro panzerotto, che invece di essere fatto di pasta lievitata, in questo caso è fatta di carne di tacchino. Ecco, impastiamo bene in modo che anche il pane, in questo caso, assorba sia l'uovo che un po', diciamo, l'umidità della carne, perché l'impasto che dobbiamo ottenere è un impasto comunque non appiccicoso, non bagnato, ma come vedete piuttosto consistente. Adesso lo lasciamo un attimino a riposare perché il pane in questo caso assorbirà, come vi dicevo, tutta l'umidità che c'è all'interno della carne e diventerà sempre più compatta. Nel frattempo noi andiamo a preparare quello che sarà il ripieno. Quindi fontina, come sapete io la grattugio sempre a julienne, ma potete tritarla in un cutter, potete farla a cubettini, col coltello, come volete, così è molto più veloce. E poi mi piace anche perché, vedete, diventa così, la potete anche un po' schiacciare, la potete un po' ridurre come volete con le mani. Mettiamo la fontina qui e passiamo appunto allo speck. Mettiamo una fetta sull'altra e lo tagliamo in questo senso, così otterremo dei bastoncini. Ecco, così sarà più facile sparpagliarlo sopra il disco di carne che tra poco andremo a fare. Eccolo qua, il nostro speck è pronto e adesso ci dedichiamo alla formazione dei nostri panzerotti di carne. Curiosi? Ecco il nostro impasto che si è asciugato. Mi raccomando, non assaggiatelo perché, come sapete, la carne di pollo e di tacchino crude non vanno mangiate. Quindi adesso cosa facciamo? Dividiamo in 4 questo impasto, perché da questo impasto verranno fuori 4 panzerotti. All'incirca il peso di ogni praticamente pallina che andremo a fare dovrebbe essere 150 grammi. Lo dividiamo proprio a metà e poi ancora a metà. Se vogliamo essere precisissimi usiamo una bilancia. Ecco, adesso prendiamo ogni pezzetto e formiamo una pallina che poi andremo a stendere. Eccola, questa la possiamo tenere qui e vi faccio vedere come preparare il nostro panzerotto. 2 fogli di carta forno. Facciamo una pallina, la appiattiamo leggermente già con le mani, ci mettiamo sopra un altro foglio di carta forno e poi matterello, stendiamo praticamente questa pallina fino a ottenere più o meno un disco di 18 cm di diametro. Cosa serve fare questa cosa? Innanzitutto serve a rendere sottile praticamente lo strato, no? Perché sennò se lo schiacciamo con le mani rimane secondo me un po' troppo spesso, e poi proprio perché ci serve di formare questo dischetto da riempire, da farcire. Togliamo il primo foglio di carta forno e vedete che è piuttosto sottile, no? Il nostro disco, anche perché se fosse troppo spesso poi da mangiare sarebbe un po'... Allora, cosa facciamo? Ci mettiamo un po' di speck, ripeto, io uso lo speck ma voi potete usare quello che volete, quindi non cambiate ricetta solo perché vedete un ingrediente che non vi piace, lo potete modificare tranquillamente.
Formaggio ne mettiamo un po' di più. Insomma, facciamolo bello, eh? E ora con la carta forno ci aiutiamo e facciamo questa cosa qui. Allora, questa la mettiamo un po' più dentro perché è fuoriuscita. Guardate, chiudiamo, sigilliamo con le dita i bordi del nostro panzerotto. Vedete com'è bello? E vi posso assicurare che non si apre in cottura, anche perché poi andiamo ovviamente ad impanarlo, però diventa bellissimo. Ah, un'altra cosa molto interessante di questa ricetta, stiamo usando una carne di tacchino, quindi più leggera, ma un'altra cosa interessante è che poi cuociamo tutto in forno, oppure se volete anche con la friggitrice ad aria. Nulla vieta alle persone che vogliono di friggerli direttamente nell'olio, una frittura praticamente classica. Però noi andiamo a cuocerli in forno e saranno buonissimi. Ecco, adesso questo lo metto qui perché devo continuare a fare tutti gli altri esattamente nello stesso modo. Avete visto com'è semplice? Quindi pallina, schiacciamo, la stendiamo tra due fogli di carta forno e continuiamo così fino a terminare le 4 palline. I nostri panzerotti di carne, come vedete, sono pronti. Qui ne ho un altro, adesso lo prendo e non abbiate paura, molto delicatamente con le mani lo passo nella farina, poi nelle uova e poi nel pangrattato. Alcune persone ho visto che li spennellano con l'olio e li passano soltanto nel pangrattato, però diciamo che non rimane così adeso il pangrattato come con la farina e con l'uovo. L'uovo è un potente collante. Ho preso 2 uova, ci metto dentro un goccio di latte per non metterne 3. Il latte diciamo allunga un po' le uova, ecco, è un trucchetto che potete fare quando magari state facendo delle cotolette e vedete che non vi bastano le uova, magari soltanto perché ve ne avanza una, aggiungete un goccio di latte, mischiatelo con le uova e continuate. Come vedete ho scelto dei contenitori piccolini, proprio per non mettere troppo ingrediente, né troppa farina, né troppe uova, né troppo pangrattato. Ecco, mettetelo soprattutto sui bordi, la farina è anche questo fa un po' da colla quando si mischia poi con un liquido. Lo mettiamo dentro l'uovo e intanto qui adagiamo un altro panzerotto, sempre controlliamo che siano a posto, e poi ovviamente nel pangrattato. Se le prendete delicatamente, vedete, non c'è nessun problema. Poi magari passate anche una mano perché a volte la farina non è ben impregnata di uovo, invece con le mani impregniamo bene tutto. Ecco. E adesso nel pangrattato, come ultimo passaggio. Ecco, dovete accertarvi bene che il pangrattato sia ovunque, in modo che ci sia una bella panatura. Ecco il primo, guardate, lo vedete? Ora lo appoggio qui e continuo allo stesso modo con tutti gli altri. I nostri panzerotti sono pronti, sono stati impanati. Adesso sia con le mani, vedete, molto semplice prenderli, o con una spatolina, potete anche lì prenderli. Li spostiamo su una teglia foderata con carta forno. Ora la cosa da fare sarebbe di o spennellarli con dell'olio oppure ci sono degli oli spray già pronti, io li spruzzo con questi, più comodo. Altrimenti ciotolina di olio, pennellino e li spennellate un po'. Perfetto. Adesso cuociono nel forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Poi potete accendere il grill per un paio di minuti per farli diventare belli rosolati, belli dorati. I nostri panzerotti di carne sono pronti, guardate che belli che sono. Allora potete anche farli con la friggitrice ad aria, sempre stesso tempo, quindi 25 minuti, a 170 gradi però perché altrimenti diventano troppo asciutti. Ne prendiamo uno,
Voilà. Vediamo com'è. Tagliamolo. Beh, una bella trovata questi panzerotti di carne, non vi pare? Guardate che meraviglia all'interno. Sono fumanti ancora. Riempiteli con quello che vi piace di più e buon appetito. Fatemi sapere se vi sono piaciuti. Buoni.